Sono Valeria Tozzi, Associate Professor of Practice in Healthcare Management della divisione Government Health and Not-for-Profit di Sta Bocconi. Tra le recenti ricerche che ho condotto c'è quella sulla medicina di precisione che trova già in oncologia un campo di applicazione concreta. Stiamo parlando di una rivoluzione importante in campo medico che sta prospettando anche applicazioni in altre discipline come la cardiologia, la neurologia o nel mondo delle malattie rare. Se dovessi sintetizzare, qual è la principale innovazione che porta è che alcuni dei processi decisionali di natura clinica sul paziente, come le scelte terapeutiche, non si basano più sulla sede in cui la malattia insiste, in questo caso il cancro, ma sull'espressione del patrimonio genetico della persona. Questo, oltre a essere molto rilevante sul piano scientifico, ha una serie di implicazioni organizzative e manageriali molto rilevanti per le cure per il paziente oncologico. La prima è sicuramente legata a dove queste indagini possono essere condotte. Stiamo parlando di laboratori complessi che richiedono competenze specialistiche e volumi di attività importanti, quindi richiedono una sorta di ridisegno della rete dei servizi su scala regionale. La seconda innovazione è legata ai Molecular Tumor Board. Vengono così chiamati quei gruppi interprofessionali ed interdisciplinari che devono occuparsi della valutazione dell'appropriatezza non solo clinica, ma anche autorizzare in molti casi l'uso di alcune tecnologie come i farmaci che, oltre ad essere molto impattanti in termini di salute, hanno anche un costo rilevante per il sistema. La terza implicazione riguarda le informazioni. Questa è una innovazione che produce di per sé molte informazioni, importanti non solo per la decisione nel momento in cui vengono fatte queste indagini, ma possono essere utili anche nel futuro della vita della persona. Questo richiede che queste informazioni, oltre a essere raccolte, devono essere anche mantenute e devono anche essere riutilizzate auspicabilmente. Cosa abbiamo fatto all'interno del CERGAS? Abbiamo costruito un metodo, quindi non un'unica risposta, ma un metodo per fare in modo che questa innovazione possa trovare spazio sul piano organizzativo e sul piano manageriale. E lo abbiamo fatto grazie alla collaborazione con il Dipartimento Oncologico dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata Friuli Centrale. Abbiamo provato a comprendere quali sono le questioni che rischiano di limitare sul piano organizzativo e manageriale questo tipo di innovazione. Questo è il motivo per cui abbiamo sviluppato questa metodologia che viene denominata bottom-up, perché si basa sulla lettura puntuale di quello che esiste nei diversi contesti regionali, per poi guidare questo cambiamento verso condizioni di maggiore efficacia. Questo è il motivo per cui abbiamo collaborato con le società scientifiche che in Italia rappresentano l'oncologia. Stiamo parlando di CIPOMO, di AIOM e del COMU.